Bentornati nel forum. Ora, inizio subito con ringraziare la Free League perché mi ha dato la possibilità di recensire The One Ring. Ora, questo manuale, chi segue il canale con assiduità l'ho già visto, abbiamo fatto l'unboxing, questa è fra virgolette la recensione ufficiale, ma questo effettivamente è il gioco ufficiale del Signore degli Anelli. Ora, io il Signore degli Anelli lo adoro. Da quando mio padre me lo fece conoscere, quando uscirono i primi film, l'ho seguito assiduamente. Ho la mappa del viaggio dell'Hobbit qua dietro, mi sono comprato l'unico anello, ho il simbolo di Théoden, ho l'esercito di Rohan per il dimenticato gioco wargame della Games Workshop, appunto The Lord of the Rings, che in Italia facevano in edicola, addirittura che ho fatto l'abbonamento per prendere tutte le miniature. Ho una delle poche edizioni rilegate in rosso con tutti i libri, compreso il Silmarillion, e la mappa fra virgolette ufficiale dove si faceva prima le vecchie recensioni. Quindi per me il Signore degli Anelli è qualcosa di molto importante, è uno dei fondamenti del fantasy, è una storia incredibile che può contenere molte altre storie. Quindi sinceramente un gioco di ruolo sul Signore degli Anelli è perfetto, ci permette di fare la nostra compagnia per ambientare le nostre avventure nel mondo di Arda, cosa che probabilmente Tolkien aveva previsto. Ora non che mi voglia inserire nei suoi pensieri, ma comunque lui aveva creato un mondo in cui ha scritto molte altre storie rispetto al Signore degli Anelli, basta pensare al Silmarillion. Quindi cosa si può dire su questa seconda edizione di The One Ring? Ora, mi rendo conto che molti di voi, e alcuni ce l'hanno fatto anche esplicitamente capire, guarderanno questa recensione per sapere le differenze che ci sono con la prima edizione. Quindi facciamo una nota subito. La prima edizione è quasi del tutto introvabile se non per vie non troppo legali. Quindi l'unica cosa che io ho potuto fare per fare delle comparazioni è utilizzare le informazioni delle pagine Facebook ufficiali e attraverso un riassunto delle regole della prima edizione che sono scaricabili gratuitamente. Quindi ho un'infarinatura generale di quelle che erano le regole della prima edizione. Cercherò di fare un confronto e di renderlo in maniera sistematica il punto centrale del video. Dovrò per forza fare riferimento a degli appunti perché ci sono delle differenze abbastanza importanti e inoltre, facendo conto che io ho letto una versione inglese rispetto a un riassunto in italiano, alcuni termini potrebbero essere leggermente diversi e non me ne sono reso conto. A questo punto devo per forza ricordare gli autori, che sono Francesco Niepitello e Marco Maggi. In Italia The One Ring è stato distribuito poi dalla Need Games, quindi è un altro titolo che si aggiunge alla loro importante pletora di titoli. Ma andiamo quindi a vedere effettivamente The One Ring seconda edizione. Questo sarebbe il punto della recensione in cui mi soffermo sulla lore raccontata nel manuale, ma in questo non lo farò, semplicemente perché stiamo parlando del Signore degli Anelli. Lo stesso manuale dà per scontato che voi la conoscete, dà un'infarinatura generale e solo in fondo dà una descrizione comunque abbastanza dettagliata, compreso con creature autoctone che ci potete trovare, dei vari luoghi che potete esplorare nel manuale. Ora, il manuale copre, almeno in questa versione qui, esclusivamente l'Eriador, quindi troverete limitatamente degli elfi, alcune fazioni dei nani, gli uomini di Dale, gli uomini di Bree, i ranger, quelli che nel film vengono chiamati i raminghi di Gondor, e gli hobbit della contea. Ovviamente ci saranno probabilmente altre espansioni che io aspetto in gloria, perché la mia fra virgolette fazione preferita è Rohan, quindi vorrei vedere i Rohirrim. Ma per ora potete giocare questi, che sono comunque una quantità abbastanza interessante di personaggi da giocare. Viene data appunto un'infarinatura generale di quella che è la situazione nel mondo e quali sono queste zone, però anche il manuale dà per scontato che voi sappiate cosa sta succedendo nel Signore degli Anelli. Lo darò per scontato anch'io, perché se non sapete assolutamente di che cosa si sta parlando del Signore degli Anelli, indipendentemente da se vi piaccia o meno, vi consiglio di guardare qualcosa comunque. Per quanto riguarda il sistema fondamentale alla base, non è cambiato nulla.
avremo un dado di riferimento che, come vedete più o meno dalla forma, è un D12, questo è il set ufficiale, e vabbè, questa la puoi mettere nei bloopers. E un certo numero di D6. Ora, i tiri vengono svolti più o meno tutti nella stessa maniera, indipendentemente dalla prima o dalla seconda. Il D12 più un numero di D6 pari al grado che avete in un'abilità. Quindi in questo caso, con i dadi che io ho in mano, questo è il dado che è definito come dado abilità o azione, questi i D6 sono i dadi successo. Quindi in questo caso magari io sto facendo un tiro di combattimento in cui tiro questo perché va sempre tirato e 3 D6 perché ho 3 gradi nell'abilità combattimento di riferimento. A questo punto noi avremo un numero bersaglio che ci è indicato prevalentemente dal valore della caratteristica di riferimento sulla scheda, ad esempio forza. Se la somma di tutti i dadi che abbiamo tirato supera o equipara il numero bersaglio, siamo riusciti in quello che volevamo fare. Ci sono delle situazioni leggermente differenti per quanto riguarda sia il numero bersaglio, ad esempio il combattimento. Per colpire un nemico dovremo raggiungere il numero bersaglio modificato dalla sua abilità di parry, quindi di parata, ma ci sono anche delle caratteristiche particolari dei dadi. Infatti, non so se si vede, ma i dadi hanno dei simboli, soprattutto il D12 al posto dell'1 e del 12. Ci saranno la runa di Gandalf al posto del 12 e l'occhio di Sauron al posto dell'1. Sono sostanzialmente il critico positivo e il critico negativo. Ottenendo con il D12 la runa di Gandalf è un successo assoluto. Indipendentemente se abbiamo raggiunto o meno il numero bersaglio, si riesce in quello che vogliamo fare. L'occhio di Sauron è particolare perché farà contare il dado azione come 0, quindi sostanzialmente aggiungeremo 0 alla nostra somma. Per i nemici è diverso, perché per i nemici conterà effettivamente con una specie di critico negativo, ma la gestione degli NPC è un po' particolare nell'unico anello. In ogni caso, se abbiamo superato la nostra prova, ci sarà anche la possibilità che otteniamo effettivamente un 6 naturale, che è contraddistinto, è difficile vederlo qui nel dado, ma da una specie di runa a forma quasi di tau greco, e quelli saranno semplicemente, più se ne ottengono, successi aggiuntivi che faranno in modo che la nostra azione avrà dei risvolti migliori a seconda di quanti successi, di quanti quindi 6 naturali abbiamo ottenuto nel tiro. C'è qui da far notare che la seconda edizione aggiunge anche una meccanica ulteriore, che sono i tiri favoriti o i tiri sfavoriti. Sostanzialmente agiscono come il vantaggio o lo svantaggio della quinta edizione di D&D. Tireremo 2 volte il dado azione e sceglieremo rispettivamente il risultato migliore o il risultato peggiore. I tiri favoriti possono essere sia in abilità sia in caratteristiche, che sono solamente 4, e vengono dati principalmente sia dalla razza che scegliamo, sia dalla nostra chiamata, che è la classe, che nella vecchia edizione è chiamata inclinazione. A questo punto le differenze più importanti ci sono nella creazione del personaggio. Di partenza è tutto uguale, si sceglie una cultura eroica, che è la nostra razza. In questo senso la cultura eroica nella seconda edizione ci dà dei benefici culturali, ci dà abilità e abilità favorite, ma anche stabilisce le nostre statistiche e la nostra competenza nelle armi. Inoltre ci fa scegliere 2 talenti speciali da una lista che è presente all'interno del manuale. Facendo riferimento invece a quella che era la prima edizione, le abilità delle armi non ci vengono date dalla nostra cultura eroica, ma si possono liberamente scegliere, cosa che non so bene come definire, perché da una parte dà più libertà, però da una parte noi siamo abituati al fatto che nel Signore degli Anelli determinate razze usano determinate armi.
quindi è molto più, da un certo punto di vista, immersivo. Per quanto riguarda la classe che andiamo a scegliere nella seconda edizione, chiamata appunto Culling in inglese, nella prima edizione, da quanto ho visto, è chiamata Inclinazione. Per quanto riguarda questa, quella della Free League nuova, la chiamata dà altre abilità favorite, una caratteristica speciale che è appunto particolare della chiamata, tipo ad esempio il condottiero potrà avere un'abilità che si chiama Rally, che permette di richiamare intorno a sé e dare speranza al resto della compagnia, e ci sarà una particolare sezione dedicata a cosa accade se un personaggio con quella determinata chiamata soccombe al potere dell'ombra, che cosa potresti diventare quando corroto dall'ombra. È sostanzialmente diverso questo nella prima edizione, perché le abilità favorite te le scegli in una maniera comunque minima, ma comunque te le scegli quando appunto scegli l'inclinazione. E abbiamo invece una cosa chiamata vulnerabilità all'ombra, quindi non che cosa succede quando vieni corrotto dall'ombra, ma quali sono i punti, diciamo, della tua personalità che per quella determinata inclinazione sono vulnerabili all'ombra, almeno da quanto ho capito. Questo è tutto derivato dal fatto che i punti ombra nella seconda edizione vengono ottenuti in maniera quasi automatica quando si assiste o si combatte contro nemici particolarmente orribili, corrotti, oppure appunto si assiste a scene particolarmente spaventose, vedere un Balrog ad esempio. Si può comunque fare dei tiri per resistere o per perdere questi punti ombra. Per quanto riguarda invece l'equipaggiamento, ci sono state molte modifiche, secondo me in meglio, perché nella prima edizione c'era un equipaggiamento estivo, un equipaggiamento invernale, un equipaggiamento fra virgolette civile e un equipaggiamento da guerra, tutti con i loro pesi, che davano particolari appunto malus e bonus a seconda del peso, a seconda del periodo dell'anno in cui si era. Nella seconda edizione si sceglie esclusivamente l'equipaggiamento da guerra, quindi un'armatura e un'arma, o più armi a seconda della nostra cultura eroica, e quelle sono in realtà abbastanza poche, ma secondo me la gestione dell'equipaggiamento non è così tanta cosa nel gioco. Tra l'altro la maggior parte delle armi e delle armature sono presenti nelle carte con tutte le informazioni necessarie. Il peso conta esclusivamente solo per l'equipaggiamento da guerra e per gli eventuali tesori che possiamo ottenere grazie a una caratteristica particolare che si chiama valore. Altro punto importante è il valore e la saggezza. Questi sono due caratteristiche numeriche che nella seconda edizione partono entrambe da 1 e cresceranno nel tempo, dandoci, nel caso della saggezza, delle virtù, che sono delle risorse in più a cui possiamo attingere per far sopravvivere il nostro personaggio. Il valore indica effettivamente quanto è tenuto in considerazione il nostro singolo PG e potrebbe aprire la strada a particolari premi, rewards chiamati in inglese. Nella prima edizione erano due caratteristiche presenti, con la differenza che a scelta del giocatore una partiva da 1, l'altra era determinata casualmente, quindi potevamo avere ad esempio personaggi che partivano da 0 ma con una saggezza o un valore altissimo. Secondo me è meglio anche in questi casi partire da entrambi 1 se si vuole proprio partire dal livello basso. Per quanto riguarda invece l'altra fase di creazione, diciamo, dei personaggi, ovvero la creazione della compagnia, di cose non ne sono cambiate in realtà tante. Leggendo i manuali sembra, ma in realtà non è così, perché leggendo la prima, o almeno guardando quello che era disponibile della prima edizione, sembrava la creazione della compagnia sembrava una cosa molto più BBTA. Tutti insieme decidevano cos'era la compagnia e gli davano gli scopi, ma in realtà leggendo anche questo manuale più o meno in maniera diversa comunque vengono dette le stesse cose. Mancano i punti compagnia, che sono stati sostituiti da dei punti avventura con cui si possono acquistare migliorie per la compagnia. Sono molto più elastici dei punti compagnia
nel senso che ci si può fare più cose. Nella prima edizione con i punti compagnia potevi fare delle cose abbastanza limitate, tipo ottenere un titolo nobiliare, tipo incontrare il patrono, ma incontrare il patrono invece è una meccanica normale subito in creazione della compagnia nella seconda edizione, e i patroni danno dei bonus determinati già di partenza alla compagnia. Nella seconda edizione esisterà, esattamente come in realtà era nella prima, una fase apposta chiamata fase della compagnia, che è una fase di gioco in cui i giocatori devono semplicemente narrare il passare del tempo. Il gioco è infatti diviso in due fasi: avventura, in cui effettivamente si gioca, si va all'avventura, e la fase della compagnia. La fase della compagnia è quel momento di riposo fra le avventure. Ogni 3 fasi, esattamente come nella prima edizione, c'è la fase della compagnia di Yule, quindi è l'inverno, il momento in cui non si combatte, in cui possono essere fatte cose più lunghe, tipo ad esempio, caratteristica esclusiva da quanto ho visto della seconda edizione, crescere o ottenere in qualche modo un erede. Ci sono delle regole particolari per stabilire quali caratteristiche avrà poi questo erede, che andrà all'avventura quando noi ci ritireremo o moriremo, perché le avventure nell'unico anello sono veramente lunghe, spaziano in anni, non effettivamente di gioco ma nella narrazione, quindi è possibile che il nostro personaggio o invecchi o muoia, o comunque si voglia ritirare e lasci all'erede il suo obiettivo dell'avventura. Le regole proprio tecniche per fare l'erede mi sembrano leggermente ridondanti, nel senso che è difficile che veda un lore master che non possa permettere di crearsi l'erede come meglio preferiamo, però comunque prende solamente una pagina del manuale, è meglio averlo che non averlo. All'erede potremo lasciare ad esempio degli oggetti particolari, degli heirlooms, che potrebbero avere un peso magari non effettivamente tecnico ma morale molto forte. Questa era una cosa che da quanto ho visto nella prima edizione mancava ed è molto interessante. Per quanto riguarda invece il combattimento, che a leggerlo su questo sembra molto macchinoso, in realtà è cambiato molto poco e è molto meno macchinoso di quello che sembri. Semplicemente noi ci troveremo di fronte a dei nemici. Ci saranno 3 fasi nel combattimento. La fase della schermaglia, in cui ci tireremo a distanza, sarà il lore master a decidere quanti fasi di schermaglia ci possono essere, cosa che tranquillamente nelle battaglie medievali esisteva. La fase in cui effettivamente i nemici oppure la compagnia arriva corpo a corpo, e dovranno essere decise le stance. Le stanze sono le posizioni di combattimento, sono 4 e ci vengono indicate da queste simpatiche carte che erano presenti nel pacchetto che ha recensito Daniele. Possono essere date, sono molte, a ogni giocatore, perché ogni stance ha una caratteristica particolare, compreso una per, fatemi fare il riferimento al film, il Legolas della situazione. Volete stare a distanza con l'arco? Allora dovete appunto assumere la stance della rearward, della guardia, della retroguardia, che è possibile assumere esclusivamente se i nemici non sono il doppio o più del doppio dei membri della compagnia, perché vorrà dire che saremo soverchiati. A questo punto la differenza sostanziale che si ha nella seconda edizione è che non esiste iniziativa, o meglio, l'iniziativa viene decisa dalla stance. Chi è nella stance, nella posizione forward, quindi avanzata, agirà per primo, così fino alla retroguardia. Nella prima edizione bisognava effettivamente tirare un dado su una abilità per vedere il turno di iniziativa. Secondo me è un miglioramento sostanziale, perché non c'era bisogno di tirare effettivamente per determinare un'iniziativa, è già abbastanza chiaro così com'è. I nemici, che all'inizio non è subito chiaro come agiscono, semplicemente hanno dei pattern di comportamento a seconda che superino in numero la compagnia o siano inferiori in numero alla compagnia. Perché se superano in numero la compagnia sarà il master a decidere quali nemici caricano quali membri, e tenendo conto che comunque ogni personaggio può al massimo essere in corpo a corpo con 3 nemici umanoidi, più aumenta la taglia del nemico più diminuisce quanti possono essere in corpo a corpo. Eventualmente quindi ci potrebbero essere alcuni nemici che stanno indietro a tirare frecce, giavellotti, sassi o quello che preferite.
Se invece i nemici sono inferiori di numero alla compagnia, saranno i giocatori che decidono effettivamente contro e contro quali nemici combattere. Quindi è semplicemente una decisione che viene fatta all'inizio, poi i nemici combattono con la loro schedina tranquilli, senza fare cose particolari o avere, diciamo, uscite strane come ci potrebbero essere in altri giochi di ruolo. Hanno comunque le loro abilità che gli permettono di essere veramente pericolosi alle volte. Andando a questo punto più nello specifico per il nuovo manuale, quello della seconda edizione, ci saranno indicate nel manuale innanzitutto le regole per il viaggio, perché la nostra compagnia viaggerà, e devo dire, in questo senso ho trovato molti punti di similitudine con un titolo che io veramente amo, che è Ryutama, perché il viaggio è veramente molto simile. Dovremo, e sono indicate sul retro della carta per le posizioni in combattimento, scegliere i ruoli dei membri della nostra compagnia che assumeranno durante il viaggio, quindi lo scout, quello che fa la mappa, quello che tiene conto delle provviste. A seconda di dove ci muoveremo potremo trovare più o meno nemici, ci sono luoghi più pericolosi e meno pericolosi, ci vengono indicati con i colori, abbiamo già fatto vedere in live sulla mappa in fondo al manuale. Ogni giorno, ogni tot di periodo di viaggio dovremo fare dei tiri per vedere la condizione della nostra compagnia. La condizione della nostra compagnia sarà anche molto importante per quanto riguarda i singoli personaggi, perché oltre al mood, diciamo, generale della compagnia, i nostri personaggi potrebbero essere feriti, e quindi questo potrebbe mettere più pressione, potrebbe creare dei malus ulteriori, oppure potremmo avere la nostra speranza molto bassa e quindi i nostri personaggi potrebbero essere singolarmente più abbattuti. La speranza è una meccanica fondamentale, abbiamo dei punti speranza a disposizione che dipendono da una caratteristica. Nella seconda edizione vengono utilizzati quasi esclusivamente per aggiungere dadi ai tiri, oppure per ottenere successi cosiddetti magici. Sono successi automatici quando si usano abilità magiche o oggetti magici. Nella prima edizione erano utilizzati molto in maniera più vaga per ottenere bonus di vario tipo. Il manuale conclude a questo punto con una serie molto vasta di consigli per il master su come gestire il gioco, come si vede nella maggior parte dei manuali, come gestire i punti ombra, che appunto ci verranno assegnati quando affronteremo situazioni particolarmente terribili o nemici particolarmente forti. Pensate alla bocca di Sauron nel film. Accumulare un certo numero di punti ombra ci farà sempre di più crollare verso una condizione quasi di corruzione, in cui saremo più deboli alle forze del male. Comunque nella fase di compagnia i nostri personaggi potranno tranquillamente curarsi in maniera adeguata e recuperare speranza. È presente in maniera, secondo me, assolutamente adatta anche delle regole per gestire l'occhio di Sauron. L'occhio di Sauron è sempre presente e guarda chiunque, e un incontro diretto con quantomeno solo il suo sguardo può portare a situazioni veramente pericolose per qualsiasi compagnia, non solo la compagnia dell'anello. In conclusione, The One Ring è un titolo che per un certo verso non consiglierei a novizi totalmente del genere, consiglierei di andarci quantomeno accompagnato da qualcuno che conosce già in un certo modo il gioco di ruolo, o quantomeno conosce già in un qualche modo il Signore degli Anelli, perché può essere uno shock culturale abbastanza forte. Ricordiamo che comunque esiste anche uno starter set che ci tiene un po' più per mano, appunto l'ha recensito Daniele, per iniziare le nostre avventure. È un gioco, se vi piace il Signore degli Anelli, assolutamente valido. Ci permette già dall'illustrazione del manuale, ma da molte meccaniche, di entrare nel mondo del Signore degli Anelli come effettivamente lo conosciamo, permettendo di vivere le nostre avventure con un sistema che magari alla lettura può sembrare difficile, ma secondo me poi in realtà quando se ne è imparate le basi è molto veloce. Lo consiglio a tutti i fan del Signore degli Anelli
Io sicuramente attendo con trepidazione le eventuali espansioni, anche perché ci sono, come ho detto, molte fazioni che vorrei vedere e per motivi di tempo non sono ancora presenti. Comunque l'abbiamo fatto vedere nell'unboxing, esiste già un monoletto per gli elfi di Gran Burrone in cui ci dà tutte le informazioni necessarie per gestire questi elfi. Tra l'altro, se comprate l'espansione di Gran Burrone potreste avere anche lo schermo del master con questa bella illustrazione davanti, ma anche tutte le informazioni necessarie per masterare o per essere il lore master di The One Ring. Non sono riuscito bene a chiuderlo, ecco. È un gioco appunto che vi consiglio anche solo di controllare, perché è un'edizione anche molto bella, è un bel manuale anche da sfogliare, molto curato. E questo era la mia recensione, spero di avervi interessato a un gioco che secondo me è molto valido, lo dico con sincerità. Sono contento che la Free League ci abbia dato la possibilità di recensire la versione anche originale. È uscito tra l'altro anche già a Modena in italiano, l'ha distribuito, come ho già detto, la Need Games, quindi se volete averlo in italiano non ci sono assolutamente problemi. E appunto, se questo video vi è piaciuto, come spero, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, o se volete fare due chiacchiere con noi più, diciamo, in tranquillità, abbiamo anche un contatto di Telegram. Io ho terminato, Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.